La civiltà Inca è stata l'ultima civiltà prima dell'arrivo degli spagnoli in quella zona delle Ande ed ha formato un impero vastissimo. Per fare una cosa del genere era impossibile che non avessero un metodo per tenere i conti, per amministrare lo Stato. Quando gli spagnoli sono arrivati a conquistare l'impero, si sono accorti che c'erano delle cordicelle dalle quali propendevano tutta un'altra serie di cordicelle piene di nodi. Quello era in qualche modo una specie di abaco e in qualche modo passavano delle informazioni. Si è sempre pensato, e ancora oggi si deve dire, che gli imperi andini non hanno una scrittura. Quindi l'uso di queste, chiamiamole cordicelle con questi nodi, è ormai appurato che servisse davvero come abaco e per tenere i conti. Era un sistema decimale, un nodo grande, piccolo, fatto in un modo o in un altro, posto in un punto preciso di una cordicella, deve essere un'unità, una decina, un centinaio, un migliaio. In questo modo loro comunicavano le quantità. Ci sono anche altri nodi particolari che sono come dei tag, quindi non comunicavano solo le quantità, ma comunicavano anche di che cosa si sta parlando. Non si sa se questi quipus fossero utilizzati anche proprio per trasmettere intere frasi, testi interi, non so se poemi, comunque perlomeno testi diciamo ufficiali dello Stato. Ci sono adesso delle ricerche che utilizzano l'intelligenza artificiale che stanno proprio cercando di capire questo e hanno scoperto che effettivamente ci sono delle indicazioni che ci fanno capire che i Kipus sono molto molto di più dei semplici abaci. Si va a prendere in considerazione il tipo di filo, di quale fibra è composto, quale colore ha, come è girate, da dove stanno i nodi, come sono fatte, a quale distanza uno dall'altro. Ci sono tantissime variabili che potrebbero davvero farci conoscere qualcosa di molto diverso, una storia molto diversa. Stiamo aspettando che qualcuno riesca finalmente a scoprire qualcosa di particolarmente interessante e così da riuscire a capire ancora di più quello che è successo in quelle zone, visto che purtroppo molto è stato poi distrutto dall'arrivo della civiltà europea. Tupananciskam.